Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo all'interno della Renault Captur, protagonista di uno dei nostri ultimi test drive. Oggi scopriremo insieme il sistema infotainment con il sistema operativo Renault EasyLink. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche cliccando sul campanello per restare aggiornati, di seguirci su Facebook, Instagram e sul nostro sito www.wedrive.tv. Se avete visto il nostro ultimo test drive avrete sicuramente capito che la Renault Captur ha questo schermo dell'infotainment da 9,3 pollici con un orientamento verticale, quindi molto user friendly per chi magari è abituato all'utilizzo dello smartphone o comunque di un tablet. L'utilizzo del sistema operativo Renault EasyLink è molto semplice, molto intuitivo e la schermata principale è la seguente. Infatti se andiamo a cliccare sulla home troviamo appunto questa schermata divisa in tre. Partendo però innanzitutto dalla barra superiore troviamo la temperatura in gradi, due pulsanti che ora vi mostro e l'orario. Il primo pulsante è quello per il centro notifiche, torniamo indietro con la freccetta, il secondo è per gli utenti, si può scegliere un utente, rimaniamo su user 1, torniamo indietro, con questo pulsante possiamo avere accesso diretto ai dati della vettura perché questa è un'auto connessa che ha una SIM dedicata, quindi con i servizi di connettività. Lo stato della rete, in questo momento l'auto è connessa con il 4G e si può spegnere e accendere la condivisione dei dati. Ma torniamo indietro alla pagina principale. Questo primo widget, che occupa la metà superiore, è del navigatore, con funzionalità pinch to zoom. Andiamo a visionare un po' il menu della navigazione per entrare proprio nel vivo, perché possiamo trovare un indirizzo secondo la nazione, la città, la via, il numero civico e l'incrocio, le destinazioni precedenti, i preferiti, se ci sono dei luoghi preferiti di casa o di lavoro, dei punti di interesse, i classici, il concessionario Renault, viaggi e trasporti, shopping, stazioni di servizio e parcheggi. Possiamo inserire delle coordinate nord, sud, ovest ed est. In percorso possiamo creare un percorso o evitare determinate aree. Possiamo avere una mappa del traffico in live, vedete la mappa in live si è ingrandita, ha dezoomato se vogliamo. E possiamo andare a visionare le impostazioni che sono veramente tantissime, basate su impostazioni del percorso con la tipologia di percorso veloce, eco o corto, percorsi alternativi, delle deviazioni, le strade a pedaggio, le autostrade, i traghetti, gli autotreni, i percorsi per gli autotreni, l'apprendimento della navigazione con la registrazione degli ultimi percorsi fatti o quant'altro. Per quanto riguarda le impostazioni della mappa possiamo visualizzare l'ora, possiamo vedere gli eventi del traffico, salendo possiamo mettere un tema notturno o di giorno. La mia auto, abbiamo appunto la freccetta, ma possiamo scegliere anche l'auto in sé, c'è un bel concept, questo è molto interessante. I nomi di questi concept ve li metterò sullo schermo perché in questo momento mi sfuggono. C'è anche una Formula 1, Formula E, non so come chiamarla, però va bene. E possiamo anche vedere il meteo. Infine possiamo resettare tutte quante le impostazioni. Tornando con la casetta qui sotto, abbiamo altri due widget, vedete ho messo la Formula 1 come navigazione, audio off, in questo momento ho messo radio DJ, il volume controllabile dal satellite del volante ma anche dai pulsanti solo touch, purtroppo senza feedback aptico e senza rotori. Abbiamo i preferiti, la lista con appunto tutte le stazioni. Qui possiamo scegliere tra sorgente FM, AM, radio DAB digitale e Bluetooth se colleghiamo un telefono. Qui appunto era la lista con tutte le frequenze, si andrà avanti e indietro con le frequenze. I preset, quindi in base al numero che scegliamo i nostri preferiti. E qui abbiamo innanzitutto le impostazioni della radio, se spegnere la AM, se abilitare dei testi, le regioni e le informazioni sul traffico. Inoltre impostazioni sull'ambiente naturale, live, club o lounge, quindi per l'audio. Possiamo anche qui resettarle. E infine le impostazioni proprio del suono, con il quale andare a appunto di nuovo settare l'ambiente o anche il bilanciamento e la dissolvenza, quindi il balance e il fader, i bassi, i medi e gli alti, il volume basato sulla velocità, quindi man mano che l'auto aumenta la sua velocità aumenta il volume della radio per nascondere i rumori esterni, e il volume uniforme di tutte le sorgenti audio. Ci sono le istruzioni vocali che possono essere abilitate o disabilitate, voce maschile o femminile, il volume delle indicazioni vocali,
impostazioni del telefono per quanto riguarda la suoneria del telefono quando è connesso, o altre impostazioni ad esempio per il beep per quanto riguarda i sensori di parcheggio o l'indicatore di svolta. Anche qui si può resettare, ma noi torniamo indietro. Qui abbiamo Bluetooth off, non abbiamo ancora collegato un telefono, vi rimanderò ad un singolo tutorial velocissimo in modo tale che se avete fretta potete visualizzare direttamente quello su come collegare subito il telefono via Bluetooth. Abbiamo il manager dei dispositivi con il quale possiamo disabilitare e abilitare i vari dispositivi connessi. Ultimamente con Apple CarPlay, scusate, perché c'è anche Android Auto, abbiamo connesso sia io sia Lorenzo i nostri telefoni, condivisione di dati on e off e lo stato della rete che abbiamo visto prima. Tornando indietro, la seconda pagina, perché come vedete sono più pagine, dai 3 puntini qui in alto, abbiamo un widget dedicato all'assistenza alla guida con la lettura dei segnali stradali, che possiamo abilitare e disabilitare, un avviso per l'eccesso di velocità e per le auto a rischio, il mantenimento della corsia, cioè il mantenimento del centro della corsia, che è molto importante con una vibrazione bassa, media o alta, o un avvertimento con il tempo in cui ci avvisa se presto, standard o tardi. La distanza anteriore dal veicolo che ci precede, una distanza in quanto a secondi, la lasciamo attiva, e la frenata attiva con un avviso di collisione e di frenata. Tornando indietro abbiamo le modalità di guida accessibili anche dal pulsante qui sulla tastiera pianoforte con appunto il MySense, che è la configurazione individuale. Possiamo andare a settare lo sterzo, la crociera, il quadro strumenti e l'illuminazione. Vedete, possiamo andare a modificare, a spegnere ed accendere l'illuminazione sotto il tunnel o anche sui pannelli porta. Qui possiamo aumentarne la luminosità, mettiamoli magari in viola. C'è la modalità Sport, nella quale è configurato crociera off, lo sterzo e la propulsione in Sport, il quadro strumenti in Sport, quindi risposta sportiva. Infine in Eco possiamo controllare le configurazioni per quanto riguarda la parsimonia della vettura, sempre tramite propulsore in Eco, sterzo in Comfort, crociera on, ossia la modalità Coasting, per risparmiare carburante, il quadro strumenti con visualizzazione in Eco e le luci. Tornando indietro, questo era il Multisense, abbiamo un widget dedicato al meteo, ci sono tutte le informazioni da ora a 12 ore, con il sole, e infine l'ultima finestra, scorrendo, dove possiamo aggiungere i widget che vogliamo. 3 pagine di widget disponibili. Tornando nella home con la casetta, possiamo visualizzare la pulsantiera di sotto con il più e il meno del volume, la home, questo pulsante che ci dà un accesso rapido a tutte quante le funzionalità delle shortcut. Vediamo, navigazione ci rimanda direttamente alla navigazione dovunque noi siamo, e possiamo anche spegnere lo schermo, spegnendo la musica, la modalità standby notturna e lo standby proprio dello schermo. Adesso però andiamo a vedere lo schermo da 7 pollici dinanzi agli occhi del guidatore. Questo è lo schermo da 7 pollici presente dietro il volante, disponibile anche una configurazione totalmente digitale, perché qui abbiamo in analogico il livello dell'acqua, della temperatura dell'acqua e il carburante. Ne avremmo uno da 10,2 pollici completamente digitale. Qui sul volante abbiamo questi pulsanti dedicati appunto al controllo vocale, alle chiamate e quant'altro. Cliccando su questa finestrella, che cambia appunto le visualizzazioni, e poi andando a settare possiamo cambiare la visualizzazione di alcuni widget presenti qui. Vi darò una dimostrazione in breve. Come vedete si è selezionata questa prima finestra in alto a sinistra e con le freccette possiamo andare a cambiare cosa visualizzare, se totalmente nulla, oppure altri livelli di guida eco, il trip, le trip infos e le informazioni dei consumi istantanei. Sempre premendo sulla finestrella possiamo andare a modificare i widget presenti sulla parte sinistra in alto. Possiamo visualizzare la radio, niente, possiamo visualizzare la bussola e la navigazione. Inoltre nella parte bassa possiamo visualizzare dei messaggi o delle notifiche. Questo quindi era il sistema infotainment Renault EasyLink della nuova Captur. Fatemi sapere se avete delle domande qui sotto nei commenti, se appunto volete dei chiarimenti o comunque dei consigli su questo nostro format. In alto nelle schede trovate il link con l'intera playlist dedicata alla prova della nostra Renault Captur. Oltre a questo iscrivetevi al canale, attivate le notifiche con il campanello, seguiteci su Facebook, Instagram e anche sul nostro sito wedrive.tv.